Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, insalata di mercato in casa Napoli tra presente e futuro. La situazione Anghissà, il rinnovo esercitato resta a Napoli, come lo rimpiazziamo? Una situazione in casa Inter, Frattesi, Raspadori nello scambio, Gianluca Di Marzio con Milinkovic-Savic per la porta, il Napoli ci pensa anche se il rinnovo di Meret comunque sembra volgere verso la fumata bianca, il futuro Alvaro Montoro, 17enne del Velez in Argentina, il punto totale della situazione, anche se su questo calciatore c'è anche il Barcellona. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e mi state dando una grossa mano a far crescere il canale stesso con le vostre iscrizioni e ve ne sono assolutamente grato. Partiamo dal futuro e poi ci soffermiamo su tutta questa insalata di mercato e profili alla Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manni, a caccia di talenti, sembra aver messo nel mirino il giovane argentino destinato a fare grandi cose, Alvaro Montoro, 17enne del Velez, in patria è considerato come un predestinato, tanto da aver attirato le attenzioni anche del Barcellona. Alvaro Montoro è un bambino a 17 anni, gioca nel Velez Sarsfield in Argentina, maglia numero 10, e già questo. Poi un trequartista, una mezzala che sa fare pure l'esterno di destra, ha piedi buoni, credenziali che valgono. Il Napoli ha iniziato a chiacchierare con il suo entourage, è un'idea che sta lì, pronta per essere concretizzata a giugno. Bisogna allestire nuovi appuntamenti dopo quelli recentissimi serviti per costruire una trattativa che va considerata tale. E in estate si vedrà. Qui in Napoli, a voi Argentina, scrive l'articolo, è già successo tante volte e non è andata poi così male. Al di là della situazione Napoli-Argentina, che ogni volta che entra in ballo richiamiamo il dio del calcio, ovviamente è un Napoli che l'ha sempre fatto, non è una cosa che calciatore che sta trattando il Napoli, 17 anni, cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera. L'abbiamo sempre fatto negli anni, andando a cercare poi il giovincello per poter fare l'eventuale plusvalenza futura, per scovare nuovi talenti. Molte volte ci è andata anche bene, quindi non è una notizia che scandalizza il tutto e non è nemmeno, diciamo, una situazione che va relegata prettamente a Giovanni Manna, perché lo stanno etichettando come il direttore sportivo che poi prende solo giovani per far crescere al limite le squadre B, ma ha poca competenza nel rafforzare poi la squadra che deve affrontare il campionato. Assolutamente, assolutamente no. È un 17enne, quindi bisogna considerare anche altri fattori, ovvero il poterlo tesserare perché è un under 22 nelle liste e quindi non hai tutto questo problema, devi uscire qualcuno, l'extracomunitario, la lista ovviamente dei 4 del Viva Italia, eccetera, eccetera. Quindi ti puoi muovere diversamente con profili in età molto giovane. Poi, se il calciatore dovesse meritare o meno, lo scopriremo vivendo, sia in casa a Barcellona, nel caso arrivano loro, diciamo a bottino e lo portano in Blaugrana, sia nel caso il Napoli poi riesce a tesserarlo. A quanto si legge, io ho visto solo qualche giocata, ma molto poco, anche perché il profilo è un 17enne, trequartista, i piedi sembrano molto buoni, può fare anche l'esterno di destra. Questi calciatori che comunque possono fare 2, 3 ruoli a me mettono sempre un tantino in apprensione, perché è meglio prendere profili che sanno il fatto loro in una determinata zona di campo. È un esterno, è un esterno, è un trequartista, è un trequartista, è una mezzala, è una mezzala. Ma detto questo, vedremo poi il Napoli come e se affonderà questo colpo la situazione Anghissà e il rinnovo che è stato già esercitato dal Napoli. L'opzione biennale di rinnovo è stata già esercitata, quindi il centrocampista è legato al Napoli fino al 2027, ma i dialoghi per un contratto fino al 2029 al momento non hanno portato ad alcuna novità nelle ultime settimane. Cosa accadrà se non arriverà la fumata bianca? Non è escluso che Anghissà possa partire quest'estate. L'eventuale presupposto è uno solo: il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi soltanto se arrivasse un'offerta davvero importante. Ovviamente 2027 il contratto, quindi
portate il cash e diciamo acquistate Anghissà, anche se lasciarlo andare via ci penserei diciamo non una volta, sia per la situazione spogliatoio, sia per il peso specifico che Anghissà può avere nella squadra e tra i compagni, e sia perché comunque al di là, quando ritorna dalle nazionali, qualche partita così, Anghissà comunque è un grandissimo centrocampista che serve come il pane in casa Napoli, e quindi caro Napoli, se diciamo devono portarlo via, facciamoci pagare a malincuore da parte mia, perché per me Anghissà resta comunque un calciatore che in casa Napoli serve e come. Detto questo, l'eventuale presupposto è uno solo: deve arrivare un'offerta importante, accompagnata ovviamente dalla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza. I club di Premier sono in agguato e il Napoli non si farà trovare impreparato in caso di partenza di Anghissà. Davide Frattesi, già cercato a gennaio, resta un'idea da poter sviluppare per dare nuova linfa alla mediana, includendo magari anche Raspadori nella trattativa, che in casa Inter potrebbe essere usato come sottopunta da Inzaghi. Una piccola considerazione qui, perché più andiamo avanti e più escono nomi di mercato che possono essere più o meno veritieri, comunque mettetevi l'anima in pace, sono tutti profili alla Conte, sono tutti profili che diciamo servono all'idea di gioco del mister, quindi io non credo in rivoluzioni in panchina in quel di giugno. Si sta già pianificando il Napoli del futuro, che poi qualche colpo possa andare in porto, altri meno, lo vedremo, ma non credo che cambiamo assolutamente, diciamo, il capitano della barca. Detto questo, ci sono altre operazioni che leggiamo, altre voci di mercato, così come quel Milinkovic-Savic che ha lanciato Gianluca Di Marzio, ma Gianluca Di Marzio secondo me l'hanno preso come il tipo che deve, diciamo, iniziare a mettere zizzania per quanto riguarda una voce di mercato, quando non c'è niente da scrivere, non c'è calcio, diciamo, da analizzare, al di là delle nazionali che giocheranno stasera, oggi e quant'altro. Si parlava ieri di Milinkovic-Savic, io direi magari come profilo di portiere per i piedi, per quanto riguarda ciò che sta facendo a Torino e tra i pali, e anche per quella situazione carisma e richiamare tutta la linea difensiva nel caso ce ne fosse bisogno, perché a livello di personalità ne ha da vendere. Punto in più, ha già giocato con Buongiorno, quindi si potrebbe creare anche un bel legame, ma non credo che il Napoli, diciamo, vada a cambiare il portiere e ad acquistare poi un portiere che potrebbe costare sicuramente in casa Torino oltre i 30 milioni. Io anche oltre i 30 milioni è una cosa che farei domani, ma ho appena letto che il rinnovo di Meret si va verso la fumata bianca e quindi se ne potrebbe riparlare l'anno prossimo, ma se ne riparlerà anche l'anno prossimo con Meret. Ho appena letto anche che nel caso poi ci si accorda potrebbe anche legarsi a vita. Io mi auguro, dal punto di vista personale, è una mia personale opinione, perché già sul canale ne abbiamo dette tante su Meret e me ne sono state dette tante su Meret, vorrei altro tra i pali, non chiedo credo la luna. Un Milinkovic-Savic a me farebbe personalmente molto ma molto piacere. Situazione sugli esterni, torna in ballo il nome di Zegrova del Lille. Ieri gli intermediari hanno fatto sapere che comunque o con Conte o niente, quindi è prettamente in base alla situazione allenatore, e il Napoli non credo che cambi comandante, come ho appena detto. Zegrova sarebbe un gran bel profilo per rinforzare l'attacco del Napoli. Sugli esterni si parla di Lucca, anche se io non so fino a quando poi possa insidiare la titolarità, perché poi il Napoli, se deve prendere una punta, deve prendere una punta che deve fare da alter ego con Lukaku. Ci siamo? Quindi
non vedo in Lucca un calciatore che possa poi insidiare la titolarità di Lukaku. Nel caso Lukaku cale di condizione, l'anno prossimo ci saranno 2 partite a settimana, ci sarà l'infrasettimanale per le coppe, quindi serve secondo me qualcosina in più e qualche sforzo in più del Napoli per quanto riguarda la punta centrale. Dal punto di vista delle cifre, Osimhen sarà venduto perché sta facendo comunque ciò che doveva fare al Galatasaray, che ha presentato un'offerta di 65 milioni al Napoli, attenzione, quindi può darsi pure che arriva a 75, Osimhen si trova bene e resta là, altrimenti diciamo si scatenerà sicuramente un'asta che porterà, un'asta, parlo di società interessate, ma comunque la clausola c'è, paghi 75 milioni e te lo porti a casa. Si scatenerà sicuramente concorrenza per quanto riguarda l'acquisto della punta, quindi il Napoli aspetta solamente di incassare soldini e avrà soldini o soldoni, mettetela così, da spendere. Non c'è carta bianca ovviamente in mano a manna perché è tutto. Il Napoli è un tutt'uno per quanto riguarda la situazione calciomercato e investimenti da fare. Ci sono tanti soldi disponibili per l'operato che è stato fatto in questi anni e per tutte le cessioni che poi arriveranno, anche illustri a quanto si legge, perché la situazione Raspadori, Inter, Frattesi può anche essere solo una chiacchiera, però non scandalizziamoci in quel di giugno se il Napoli poi dovesse cedere. Arriva qualcuno e dice mi compro Rachmani, per dire, e il Napoli accetta e lo vende, staremo lì pronti a rimpiazzare poi chiunque parta nel migliore dei modi, anzi si dovrebbe fare anche meglio. Speriamo che finisca quanto prima questa situazione nazionale e ci avvieremo poi in settimana a preparare, almeno noi dal punto di vista delle opinioni, ma Conte se la vedrà sicuramente con i calciatori, questa sfida di campionato che ci vedrà impegnati con il Milan. Ovviamente voi restate aggiornati, campanellina attivata, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!